Quindi il generale Ramey fece collazionare tutti i rotami recuperati assieme ai corpi degli extraterrestri e fece portare tutto nella sua base di Fort Worth in Texas, di cui, come ho detto, lui era il comandante. Il territorio dello schianto fu rastrellato dai militari spalla a spalla. Una volta che hanno individuato il disco, sono partiti dai primi detriti, dalla zona dei primi detriti, e i militari li hanno messi a spalla a coprire tutta la scia lasciata dall'UFO che ha rimbalzato sul terreno, prima in piedi, poi in ginocchio. Gli hanno fatto fare chilometri e chilometri, i militari così dovevano raccogliere e far sparire qualsiasi prova di tutti i rotami, che erano parecchi, che lo schianto del disco volante aveva lasciato. I corpi inizialmente, cioè tutta questa roba inizialmente viene portata nella base di Roswell e subito dopo, quando arriva Ramey, fa caricare tutto e fa portare tutto in Texas a Fort Worth. E a Fort Worth, nel suo ufficio, Ramey, per dare credito e sostegno all'articolo che lui fa uscire sul Roswell Daily Record, cioè che non c'era niente di extraterrestre, organizza una conferenza stampa, fa portare i detriti di un pallone meteorologico, chiama il fotografo e fa scattare queste foto che poi vengono mandate in giro nelle sedi dei giornali per essere pubblicate, dicendo che non c'era niente di alieno, ma avevano preso tutti i fischi per fiaschi, spacciando i detriti di un pallone sonda, di un pallone meteo, come qualcosa di extraterrestre. E nelle foto vediamo il generale Ramey, vediamo il colonnello Thomas Dubose, che faceva parte della base di Fort Worth, e qui vediamo invece il tenente Jesse Marcel dei servizi segreti aeronautici della base di Roswell. Lui aveva capito che era roba aliena, però anche lui viene minacciato e costretto a mentire. Cioè devi sostenere la versione che si tratta dei detriti di un pallone sonda. La verità, questa cosa, comunque siamo in un'epoca tutto sommato ancora abbastanza, tra virgolette, ingenua, quindi i valori americani del patriottismo, della lealtà, della difesa della patria erano ancora molto forti. Quindi questa gente che credevano in questi valori si ritrovano costretti a mentire al popolo che invece loro pensavano di difendere, e quindi hanno tutti grosse crisi di coscienza, compreso Jesse Marcel, che in punto di morte, quando ormai era abbastanza anziano, decide di rivelare e di dire la verità. Infatti ci sono interviste che poi più avanti presenterò, dove Jesse Marcel dice questa roba non era per niente umana, era extraterrestre. Addirittura lui ridisegna su un foglio, poi verranno in tempi recenti realizzate anche delle copie, perché su queste barre della struttura del disco volante caduto c'erano degli strani simboli che erano simboli extraterrestri. Quindi con la conferenza stampa, con l'uscita dell'articolo, quello imposto dal generale Ramey, la conferenza stampa, le foto del pallone sonda, Roswell cade nell'oblio, cioè ci cascano tutti. Non si parlerà più di Roswell per 40 anni. Se ne ricomincerà a parlare perché i testimoni incominciano a dirlo. I ricercatori, ormai ci sono, ricercatori UFO, quindi importanti ricercatori come Stanton Friedman, riprende in mano il caso. Friedman l'ho intervistato, credo, un paio di volte, una volta negli Stati Uniti e un'altra volta a San Marino. Non so, l'abbiamo pubblicata l'intervista a Friedman? La pubblicheremo. La pubblicheremo. Stanton Friedman, ingegnere fisico, quindi un uomo di scienza, è stato uno dei più grandi, canadese, è stato uno dei più grandi ricercatori, ho avuto la fortuna di conoscerlo di persona sia negli Stati Uniti che qui in Italia, diciamo, per quanto a San Marino. Quindi anche Jesse Marcel
l'allevatore McBrazel e tutti, insomma, quelli che avevano visto vengono minacciati e messi a tacere. Cioè non dovevano dire nulla, se no avrebbero avuto gravi conseguenze. Quindi una volta intervenuti i militari, soprattutto McBrazel, l'allevatore che aveva accompagnato Jesse Marcel, il capitano Cavit, nel luogo dello schianto, anche anche McBrazel fu messo a tacere, però testimoni dell'epoca raccontano che questo allevatore in quei giorni ricompare con un pick-up nuovo di zecca, quindi si pensa che qualcuno gli abbia dato dei soldini, comunque era un allevatore, quindi un cowboy, magari uomo rude e rozzo, dice no, io parlo, e allora dice guarda, ti compriamo il pick-up, non rompere le palle, stati muto. Ecco, questa è la foto ingrandita, si vede un po' meglio, dello sceriffo Wilcox, che anche lui, come ho spiegato prima, fu minacciato e dovette purtroppo prendere parte lui stesso a minacciare i suoi compaesani e mentire a tutti quelli che lo chiamavano dall'estero, dicendo che si trattava non di un disco volante, non di un UFO, ma di un pallone sonda. Ora, tutti questi fatti accadono nel 1947. Il primo hard disk da 1 mega credo che pesasse 5 quintali. Hard disk di un mega che oggi abbiamo chiavette grandi così che sono 250 giga, 500 giga. All'epoca ancora non c'erano i computer, ma credo negli anni 50, il primo computer mi sembra che si chiamava ENIAC e riusciva a fare le 4 operazioni fondamentali. Era un computer a valvola, consumava quanto una centrale elettrica ed era grande quanto un'intera stanza. Quindi all'epoca non solo non esisteva l'informatica, i computer, era inimmaginabile che nell'arco di relativamente pochi anni si sarebbe arrivati a computer come questo che ho io qui. Considerate che per fare i voli spaziali, quelli che sono andati sulla Luna, i computer che sono stati usati all'epoca erano meno potenti delle schede moderne delle lavatrici. Infatti la von der Leyen ha detto che i russi smontavano le schede delle lavatrici per metterle sui razzi. Sta criminale. Quindi era impensabile. Quindi gli stessi militari fanno delle gaffe perché non potevano prevedere il futuro. Quindi ritorniamo un attimo alla foto di Ramey assieme a Dubose. Nella foto, vedete, Ramey tiene in mano un dispaccio. Oggi, grazie alle moderne tecniche di scansione e di analisi computerizzata, questo dispaccio è stato ingrandito ed è stato sottoposto ad una accurata analisi periziale e si è riusciti, partendo da questa foto, ovviamente delle scansioni delle lastre originali, di cui la maggior parte ancora esistono perché furono conservate, partendo dalle scansioni delle varie foto dove Ramey appare con questo dispaccio, vedete, sono tutte questa è andata perduta, questa evidenziata in rosso è andata perduta. Di queste altre esistono gli originali che possono essere scansionati ad altissima qualità. Sottoponendo a scansione computerizzata e ad analisi da esperti ovviamente che sanno fare queste cose, in particolare ce n'è uno che ha fatto questo studio che si chiama David Rudiak, se non sbaglio è dell'Università del Texas. Guardate un po'. Si è ricostruiti alcune delle frasi che riporta il dispaccio che Ramey tiene in mano. E leggiamo chiaramente: le vittime del disastro che invierete a
E quindi si parla di vittime e si parla di un disco. Se era un pallone sonda, nel pallone sonda non ci può viaggiare nessuno, e men che meno può avere dei piloti che poi diventano delle vittime. Quindi ritroviamo le parole e le vittime dell'incidente che avete segnalato o il resto non si legge perché è dovuto alla spiegazzatura del foglio, e avviatori o visitatori, è incerta questa parola, nel disco che invieranno. Quindi oggi, con questa analisi, che comunque è un'analisi che è stata fatta dopo il 2000, di fatto sappiamo, abbiamo la certezza, ma in realtà non è che ce l'abbiamo solo per questo, però è un documento importante che ci dice che Ramey effettivamente si precipitò a Roswell per imporre il silenzio e mentire, e mentre lui è arrivato e deve fare tutto in fretta perché l'articolo è uscito l'8 luglio e lui il 9 luglio già fa uscire la smentita, quindi fa tutto di corsa per cercare di tappare il buco della fuoriuscita di questa informazione, quindi sbadattamente, ma ovviamente non pensando che nel futuro si poteva arrivare a tanto, e lui tiene in mano un dispaccio che probabilmente è un dispaccio o che gli è stato inviato o che ha inviato lui ai suoi superiori per informare di quello che era accaduto. Per cui, ripeto, se fosse stato recuperato un semplice pallone meteorologico, è evidente che la parola vittima e disco non avrebbe avuto senso. Quindi la decodifica conferma le dichiarazioni che sono state, in numero veramente gigantesco, rilasciate dai testimoni militari e civili ormai anziani che hanno vuotato il sacco.